Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio dare un messaggio a tutte le persone che hanno il nome, il secondo nome o il cognome che inizia con la lettera F, O, V o Y. Quindi spero che sia un messaggio, insomma, che vi possa aiutare, che vi possa incoraggiare. Andiamo a vedere che cosa è uscito mentre mischiavo il mazzo. Carta numero 30. Bellissima. Questa è una carta, allora se ci fate caso c'è una bilancia, quindi innanzitutto già si inizia a parlare di che cosa è in equilibrio e disequilibrio o che cosa pesa di più. In questo caso quello che pesa di più è la farfalla rispetto a un cumulo di monete ed è un po' come se la carta vi volesse ricordare di dare più valore a quello che è, diciamo, l'anima di una persona piuttosto che la materialità. Quindi è un po' come se vi dicessero date più valore alla spiritualità che non alla materialità. È più importante avere 100 amici che, non lo so, 100 paia di scarpe, ecco. Per farvi un esempio come un altro. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare un'altra lettera. Se volete invece contattarmi, potete scrivermi un'email che trovate sotto nella descrizione. E sempre nella descrizione trovate anche una serie di video che insomma potrebbero essere interessanti. Bene, allora iniziamo con un cavaliere di spade e un 7 di coppe. Uh. Papa, re di coppe, la luna e 4 di coppe. Ragazzi, qui scusate, cavaliere di spade. Adesso lì dipende se siete voi o se è un'altra persona, però comunque c'è un allontanamento, c'è una sorta di energia molto veloce, o potrebbe anche essere un'energia molto determinata nel raggiungimento di quelle che potrebbero essere delle porte che vi si stanno aprendo, delle possibilità che vi si sono presentate, potrebbero anche essere delle amicizie nuove. È un po' come lo spostarsi, l'andare verso, perché poi abbiamo anche il Papa. Quindi il Papa molte volte rappresenta o una guida spirituale o può anche essere rappresentato come un amico, un'amica, appunto, con un gruppo di amicizie, per esempio, con il quale si inizia, insomma, ad uscire e si nota che queste persone vi fanno aprire la mente. Può essere una persona fisica nello specifico, o anche un libro, magari, un'informazione che trovate su YouTube, qualche cosa che vi permetta di aprire la mente, di espandere la coscienza. E tenete presente che il Papa molte volte parla anche di contratti e nello specifico di contratti di matrimonio, contratti ufficiali, diciamo. Datemi una carta per il Papa. Ma penso forse che più sia una guida, ragazzi. Una persona che vi aiuterà a vedere da altri punti di vista certe responsabilità che magari vi siete presi, che non sono vostre, certe questioni legate al denaro. È come se vi facessero vedere le cose da un punto di vista più spirituale, appunto, che è quello su cui si basa un po' la carta numero 30. Sotto abbiamo un cavaliere di coppe, la luna e un 4 di coppe al contrario. Allora, siccome qua c'è un bellissimo 7 di coppe che parla sì di possibilità che si possono aprire, ma potrebbe parlare anche di illusioni, e qui ve lo dico perché c'è la luna parla di proiezioni, parla di paure, parla di questioni vecchie che vengono a galla e sono legate alla strada che state prendendo, al tipo di possibilità che si stanno aprendo, no? Il punto qui con questo re di coppe è quello di
trovare una vostra spiritualità, un vostro centro, un vostro punto fermo che vi permetta di rimanere, diciamo, equilibrati nonostante le possibili tormente. Se per esempio fosse una questione di lavoro, si tratta di trovare quale potrebbe essere per esempio il prodotto o il servizio di punta che sapete va sempre, quindi quello è un pezzo che fa lavorare la vostra azienda, per poi poter sviluppare altre opzioni, altri prodotti, altri servizi. Ho come la sensazione che inizierete a vedere quello che prima non riuscivate a vedere. Cambiando la prospettiva, è come se, perché la carta del Papa, ragazzi, potrebbe anche essere un mediatore, Tipo, tipo, se, se voi volete allargare il raggio d'azione nella vostra azienda, ma non sapete come fare, non sapete da che parte cominciare, perché magari il computer non è il vostro forte, questa potrebbe essere una persona che vi fa crescere in quello che è la vostra attività, la vostra azienda, il vostro potenziale. È come se iniziaste ad un certo punto a vedere tutte le possibilità che avete. Voglio una carta per questa luna. Sole e luna. Cioè, divino maschile e divino femminile, ragazzi. È come se aveste paura di far qualcosa. È come se aveste paura di fare il primo passo, però finché non lo fate non sapete. Come se aveste bisogno di essere guidati. Ma ci sta. Cioè, se per esempio un settore nuovo, potreste cercare magari un consulente, insomma. Ed è un po' come se questa nuova fase, in cui vi trovate a dover valutare altre alternative, vi faccia veramente capire quanto valgono le persone più che il denaro o i beni materiali o i risultati materiali. Anche se poi in realtà è lì che si va a parare, però andiamo a vedere come finiamo. Wow, regina di bastoni. Ma io ho proprio una bellissima sensazione. Re, regina di bastoni e c'è il Papa. Potrebbe essere un contratto tra anime gemelle, ragazzi, anche perché qui abbiamo Luna e Sole. Ehm, ripeto, che il rapporto sia lavorativo, sia di amicizia, sia romantico, sia quello che sia, potreste essere due anime che si fanno, che diciamo così, sì, si fanno crescere. Non so se l'ho detto in italiano giusto, però che si aiutano, ecco, a crescere l'una con l'altra, proprio perché comunque abbiamo anche qui il divino maschile e il divino femminile, che io tra l'altro in questa carta, guardate, facciamo così, perché chi mi segue negli abbonamenti sa di che cosa sto parlando. No, scusate, le metterei così, perché è proprio quella roba lì. Bene, diciamo che c'è questo 3 di spade che un po' rompe l'anima. Andiamo a vedere questo 3 di spade. Che proprio letteralmente rompe l'anima, perché un 3 di spade è un tradimento, una sofferenza. Ma è più una roba vostra, in realtà, non è che ci sia un fattore esterno. Sì, è una questione di carenza vostra. Credo che molti non si sentano all'altezza. Datemi ancora una carta. Credo che molti non si sentano all'altezza. E... Sì, ma è una questione di tempo. Dovete portare pazienza fondamentalmente, perché comunque c'è un 7 di pentacoli, il lavoro è già stato fatto, le possibilità sono già state valutate, probabilmente avete già fatto dei movimenti decisi in questa direzione. Però ecco, è questione di tempo, è per quello che adesso non vedete ancora, diciamo, molti sbocchi, molti ehm, risultati. Ok, andiamo a vedere ancora qualche carta di Osho, vediamo cosa vi consigliano. Il matto, fiducia.
Energia, nuove avventure, giocosità, genuinità. E no, guardate ragazzi, ma sono delle carte bellissime. Questa io sento che in realtà non è una sofferenza, è più desolazione. È come se foste un po' così, ma perché i risultati non arrivano subito. Però non è, non la veramente avete delle carte strepitose. La maturità indica che i tempi sono maturi è un 9 di pentacoli, ok? 7, 8, 9 di pentacoli, è abbondanza, è prosperità, è il risultato che arriva, è il fanciullo o la filiale che è pronta per staccarsi dall'azienda, ok? Nuovi inizi, nuove avventure, rapporti e relazioni genuini, si parla di amicizia anche, si parla di viaggi, di spostamenti. Sono delle bellissime carte, devo dire. Abbiate fiducia in quello che state facendo. Mm? Bene, io spero che la lettura vi sia stata utile e che il messaggio vi abbia incoraggiato. E potete mettere un like per farmelo sapere, potete iscrivervi, condividere o commentare. Da oggi potete anche abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!